Ciao ragazzi, eccoci qua per una nuova puntata con il nostro amico Massistant. Più precisamente oggi vi porterò a scoprire il suo cuore, o meglio dire il suo database. Quindi ragazzi seguitemi che oggi ne vedremo veramente delle belle. Allora, per prima di tutto, perché andare a guardare il suo database? Perché da lì possiamo ricavare una serie di informazioni dirette, quindi tramite SQL, che magari ci risulta un po' complicato recuperarle tramite le classiche entità, template, eccetera, eccetera, che mette a disposizione Home Assistant piuttosto che ad esempio andarla a recuperare con Node-RED. Quindi, allora, prima di tutto dobbiamo fare questa cosa qua. Dobbiamo scaricarci un tool che ci permetta, adesso io scarico questo, ma voi se ne avete altri vanno benissimo. È un database administrator, quindi permette di fare SQL, di vedere le tabelle. Io scarico questo di Beaver Community Edition che è gratuito e può tranquillamente andare a manipolare il database di Home Assistant, soprattutto noi lo vedremo nel nostro caso, nel caso in cui utilizziamo MariaDB, ma si può tranquillamente anche farlo con il suo database. Ok? Io comunque consiglio, anzi vi lascio qua in alto, di andare a vedere appunto come si può cambiare il database e usare MariaDB in Home Assistant che è molto meglio. Allora, prima di tutto scarichiamolo, lo installerò lo zip, io l'ho già scaricato. A questo punto ci basterà estrarre la cartella e andare a avviare dbiver. Prima di poter diciamo collegarci al database dobbiamo effettuare una modifica lato Home Assistant, quindi adesso io andrò sulla mia istanza di test di Home Assistant in maniera tale da farvi vedere come possiamo fare. Allora, io su questa istanza, come potete vedere qui, in componenti aggiuntivi, ho già installato MariaDB e Home Assistant è già collegato tramite l'URL a MariaDB. Una cosa che dobbiamo fare è sicuramente andare sulla parte configurazioni. Io l'ho già abilitata la rete, qui ci sarà una spunta da abilitare, dobbiamo selezionarla e poi inserire la porta 3306 in maniera tale che l'istanza di MariaDB sia accessibile dall'esterno. Quindi facciamo poi salva e andiamo a riavviare il database. Poi quello che ci servirà ovviamente è la password, in questo caso molto complicata come potete vedere, e lo username, ma anche il database. Ok? Quindi se avete seguito le mie altre guide saprete come fare questi procedimenti iniziali. Una volta fatto ciò possiamo tornare su dbeaver e iniziare a settare la connessione. Come facciamo a settare la connessione? Dobbiamo andare su New Database, MariaDB, come potete vedere qua, Next, e andiamo a mettere server host, sarà il server di ovviamente Home Assistant, nel mio caso Home Assistant di test, quindi vedete qua in alto 192.250, quindi sarà questo, ci servirà anche la porta poi la 3306. Ok, quindi qua andiamo a mettere invece che localhost l'indirizzo IP. Ok, la porta è già quella di default come potete vedere. Come Home Assistant, come database Home Assistant, e l'autenticazione sarà nel mio caso Home Assistant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 se non ricordo male. Andiamo a rivederla e sì, arriviamo fino al 9. Quindi ci possiamo tranquillamente affidare a questa password. Save password locally vedete voi, tutto il resto lo possiamo lasciare più o meno invariato. Possiamo fare un test della connessione. Ok, qua ci dirà che per effettuare questa connessione dobbiamo per forza fare questo download di questi driver, li facciamo e ci dice che il connection test ha avuto successo, come potete vedere MariaDB ha risposto correttamente, quindi facciamo ok e dopodiché non ci resterà che fare finish. A questo punto qua in alto a sinistra abbiamo la nostra istanza di Home Assistant, quindi se noi andiamo sotto database troveremo il database di Home Assistant, quindi quello proprio di sistema, e quello che ci interesserà in questo percorso che vedremo oggi saranno tutte le tabelle che Home Assistant, come potete vedere, utilizza per funzionare. Quello che andremo a vedere nello specifico saranno le tabelle di eventi, quindi event data, event types e events, le tabelle di stato dei dispositivi, quindi i valori che hanno questi dispositivi, quindi state, state meta,
e tutti gli attributi riferiti appunto agli state. Poi esistono altre tabelle che sono quelle delle statistiche, che potete vedere qua in fondo, che però le trascureremo. Comunque potete fare direttamente voi degli approfondimenti andandole a navigare. Allora, prima di tutto andiamo a vedere le tabelle degli eventi, quindi partendo magari proprio da Events. Per aprire una tabella basterà fare tasto destro, View Table. A questo punto vedremo direttamente tutte le colonne, come potete vedere qua. Okay? Se scorrete qua in alto, Properties, le vedrete un po' meglio, le colonne che ci sono contenuti con la relativa primary key, che vi ricordo essere una colonna che identifica univocamente un record all'interno di una tabella. E poi abbiamo anche le foreign key, che sono appunto le diciamo chiavi di relazioni tra altre tabelle, ok? Come in questo caso c'è questa. Ora, se poi siete interessati magari a un mini corso su SQL, lasciatemelo scritto nei commenti che magari appunto lo facciamo, ok? Ora torniamo un attimo sui valori contenuti in questa tabella, riduco questo spazio per vedere più colonne e come possiamo vedere abbiamo un ID che quindi identifica di fatto il record, ma quello che ci può interessare in questa tabella è sicuramente quando è stato scaturito per esempio l'evento, quindi il timefire TS che sta per timestamp, ok? Che si può tranquillamente convertire in una data, e ovviamente il DTD che adesso vi farò vedere, vedete quel simbolino qua, significa che è relazionato con un'altra tabella, poi vediamo dove va a relazionarsi, e il tipo di evento ovviamente, ok? L'event type ID. Allora andiamo con ordine, vediamo il tipo di evento sarà su questa tabella event types, quindi facciamo view table anche di questa tabella e vedremo che ad esempio ci sono eventi di call services, piuttosto che quando si starta Home Assistant, si stop, eccetera, eccetera, li trovate tutti qua. Con questo ID, ovviamente riferito alla tabella eventi, andrete a capire questo record a che cosa si riferisce, ok? Adesso guardiamo un attimo velocemente il DTD, che se noi clicchiamo direttamente qua, ci porterà al record della tabella che è collegato, quindi ci darà una descrizione, qua vediamo il JSON, dell'evento. Questa tabella qua, che vedete, non è nient'altro che la event data, ok? Infatti se noi la apriamo, troviamo appunto il date ID, ok? Quindi il date ID corrisponderà alla nostra event, dove andremo a trovare la colonna date ID. Ok? Quindi tramite delle join, tramite delle SQL che possiamo scrivere direttamente, poi adesso fra poco ve lo farò vedere lato Home Assistant, noi riusciamo a recuperare tutte le informazioni sugli eventi che ci interessano, ok? Da queste di fatto 3 tabelle. Andiamo avanti. Andiamo a vederne un'altra tabella ovviamente molto importante, che è la tabella dei valori degli stati, ok? Stati e in generale attributi. Quindi chiudiamo un attimo queste 3 per non confonderci e andiamo ad aprire la tabella degli stati. Ok. La tabella degli stati, vabbè, anche qua abbiamo sempre un solito ID, vi consiglio di andarvi a vedere comunque le primary key, tutte le colonne, eccetera, eccetera. Ma la cosa importante è sicuramente la colonna state, che ci identifica il valore in un determinato momento dell'entità. Il fatto di poter accedere ovviamente al database porta con sé che noi possiamo conoscere il valore in qualsiasi momento passato anche, ok? Tramite last update timestamp per esempio, e abbiamo anche una colonna all state id che ci identifica se quel record ha un vecchio stato, quindi metterà, diciamo, si autoreferenzia, no? Col suo stesso id, perché qua abbiamo lo state id, quindi ci sarà dentro un altro id di un'altra riga e si autoreferenzierà in questo all state id. Qua abbiamo tutti gli attributi di questa entità, poi andiamo a scoprire di che entità stiamo parlando riferita appunto a questa riga che sto guardando adesso, e una serie di altre informazioni. Ok, per andare a identificare questa riga a che entità si riferisce, bisogna aprire questa tabella state meta, che come vedete ha il nome di tutte le entità che ci sono in questo momento sulla mia istanza di test e il relativo ID. Quindi se noi utilizziamo questo ID nell'altra tabella
possiamo andare a scoprire ad esempio il 56, presa cucina 0 power, quindi il consumo della cucina, 56, andiamo sull'altra tabella e ricordiamoci come si chiamava, metadata id, ok? Quindi dovremo cercare una colonna simile qua dentro. Eccola qua, è l'ultima, metadata id. A questo punto io, volendo, posso applicare un filtro direttamente, filter by value, e metto, invece che il 42, mettiamo il 56, abbiamo detto. Ok? Applichiamo i filtri, ok, e qua abbiamo tutti i valori della famosa entità che abbiamo visto prima, quindi la presa e cucina. Vedete gli stati che mi dà tutti i valori nel tempo? Quindi io da qua posso tranquillamente andare a risalire a tutti i miei valori anche passati, fare delle medie, fare delle query complesse, delle somme con altri sensori, applicargli degli offset, insomma, veramente posso fare di tutto. In più, come dall'altra parte, abbiamo prima di tutto lo state, come vi dicevo, quindi autoreferenziato, quindi questo 444-174 si autoreferenzia con il 160. Vediamo se, eccolo qua, esattamente quello sopra, quindi ovviamente lo stato sopra era quello vecchio e questo qua sarà autoreferenziato a quello sopra ancora e così via dicendo. Invece, cosa importante, possiamo andare a vedere gli attributi. Anche qua basterà cliccare su qua, oppure aprire la tabella che adesso andiamo a vederla degli state attribute, che è questa. Adesso però vi faccio vedere velocemente questo. Vi dà il JSON di tutti gli attributi, ovviamente, che compongono questa entity id, tra cui ci sarà anche il friendly name, ok? Che in questo caso è chiamato nella stessa maniera, è chiamato uguale, come potete vedere. Presa cucina, power, eccetera. La classe, l'unità di misura, insomma, tutte delle informazioni che vi possono servire. Questo record che stiamo vedendo, di fatto, fa parte sempre dell'altra tabella che non abbiamo ancora vista, che è la state attribute. Infatti, se andiamo qua, abbiamo i vari id che sono referenziati appunto nella state che stavamo appena vedendo, con ovviamente tutte le nostre informazioni riferite alle nostre attributi. Ok, vedete? E quindi qua, anche qua possiamo fare quello che vogliamo, addirittura essendoci dei JSON poi li potremo anche manipolare all'interno di Home Assistant. Ok ragazzi, quindi penso di avervi fatto vedere le cose più importanti del database, vi invito a scoprire altre tabelle come ad esempio la record run, piuttosto che le tabelle delle statistiche, che ovviamente sono ampiamente usate non da tanto in Home Assistant e sono usate soprattutto nel momento in cui vogliamo andare ad esempio a interrogare degli storici sull'energia, sull'acqua consumata, eccetera, eccetera. Vedete che qua abbiamo dentro le medie già scritte direttamente, quindi non le calcolo ogni volta, c'è già dentro scritto tutto, e altre, gli stati, le somme, insomma, e altre informazioni, ok? Vi invito comunque ad andarli a vedere. Bene, ora trasferiamoci sull'interfaccia Home Assistant, così vi faccio vedere praticamente come creare dei sensori che si appoggiano appunto a questo database che abbiamo appena scoperto, per tirare fuori informazioni molto interessanti, tra cui vi farò vedere anche delle tabelle di sistema che non abbiamo visto adesso qua, ma delle tabelle di sistema che ci permette tramite SQL di tirar fuori ad esempio la dimensione del DB, per farvi un esempio, ok? Quindi seguitemi dall'altra parte. Eccoci qua ragazzi sull'istanza di Home Assistant. Allora, prima di tutto dovremo includere l'integrazione, chiamiamola integrazione nel configuration YAML di Home Assistant. Quindi metteremo SQL include e il nome del file che desideriamo inserire poi i vari sensori SQL, ok? Io l'ho chiamato sensori SQL.yaml e ovviamente andrà creato anche qua di fianco, che è questo qua, che è l'ultimo. Una volta fatto questo, la prima cosa da fare è riavviare Home Assistant, ovviamente. Io l'ho già riavviato in modo tale che Home Assistant carichi l'integrazione SQL. Una volta creato il file, io, come potete vedere, ne ho già creati un po' di esempio per farvi vedere un po'. Comunque vi ricordo che per gli abbonati trovate tutto il materiale direttamente in descrizione, che potete scaricare questo file e anche il configuration. Allora, andiamo ad analizzare un po' queste query, questo SQL, e che cosa riusciamo ad ottenere con appunto questi sensori personalizzati. Allora, partiamo dal primo. Il primo è
sono riuscito banalmente a ottenere il sites del mio database, quindi in questo caso di MariaDB. Andrò a fare delle select, poi adesso quando vedremo queste select vi spiegherò un po' meglio come funziona l'SQL in linea di massima ovviamente, ma giusto per darvi due informazioni, per il sites MariaDB bisogna accedere a delle tabelle, a uno schema di sistema e andare a fare dei calcoli per tradurlo in megabyte, il sites, che è questo, e banalmente poi io gli ho dato come nome value di colonne in maniera tale che qua poi gli diciamo di andare a prendere la colonna value, come potete vedere, e nel where ho delle condizioni che vanno ovviamente a vedere solo lo schema di Home Assistant quanto è grande e poi l'ho raggruppato per table schema. Vabbè, diciamo questa magari è una cosa un po' più complessa che se farò un corso SQL poi vi spiegherò meglio. Comunque cosa importante da tenere in considerazione, i sensori si compongono di un nome, quindi bisogna dargli un nome alla nostra entità, il DB URL, che nel mio caso è MariaDB, con il andando nel file secret c'è dentro tutta la stringa di MariaDB. Andate a vedervi comunque i miei precedenti video per capire come configurare MariaDB. Comunque ve lo lascio qua in alto, la query che intendete fare, la colonna che intendete prendere. Vi ricordo anche una cosa, la query che intendete fare deve restituire sempre e solo un valore, perché sennò non funzionerà, e eventuali unità di misura. Ci sono anche altri campi ma sono opzionali e quindi io non li ho inseriti. Ora andiamo un po' più nel concreto. Andiamo per esempio a recuperare lo stato corrente dell'entità. È vero che già banalmente potete farlo in altre maniere, però ve lo voglio far vedere anche lato select, ok? Quindi prendiamo questa select qua e cosa facciamo per vedere se funziona una volta che l'abbiamo fatta? La portiamo nel nostro dbeaver, cioè quello che usavamo prima. Creiamo un nuovo SQL da qua, incolliamo questa query che dopo andiamo ad analizzare e cliccando su play vedete che mi dà il 10.9, cioè il valore corrente dell'entità, ok? Quindi noi siamo sicuri che funziona e funzionerà anche in Home Assistant facendo questo test da questa parte. Allora, cosa siamo andati a fare? Select, quindi seleziono una colonna, quindi state.state. State è questa tabella qua e al suo interno c'è la colonna state a sua volta, ok? Che la dovremo trovare da qualche parte. State, eccola qua, ok? Quindi sto selezionando quella colonna. Da dove? Dalla tabella state, quindi da questa, ovviamente. Where, cosa sto selezionando? Devo selezionare il meta id, ok? Il meta id non è nient'altro che di fatto il nome della mia entità. Però per recuperare il nome, come abbiamo visto prima, non è direttamente nella tabella state questo nome, ma c'è un id, quindi c'è un meta id. Si trova in state meta, infatti faccio una select innestata all'interno di un'altra select per farmi restituire direttamente l'id, ok? Senza fare una join in questo caso, quindi vado a selezionare il meta id dalla state meta, che è questa tabella qua, ok? Per questo id, cioè per quello che mi interessa recuperare, nel mio caso si chiama sensor punto eccetera eccetera e quindi recupererò questa. Chiudo parentesi, quindi questa query, per intenderci, no? Così almeno capite meglio, lanciata da sola. Quindi creiamo un altro, o anzi mettiamola direttamente sotto, guardate. Se io prendo questa, ok? E lancio solo questa, mi dà 56, che è esattamente quello che mi servirà nella tabella state per recuperare il valore che mi interessa, ok? Così avete capito, è una select innestata. Poi una volta che ho fatto questo, banalmente, ordinando per state id, visto che è progressivo, ordinandolo in maniera decrescente e mettendo un limite a 1, cioè prendi il primo, mi darà automaticamente l'ultimo valore. Quindi vi ho spiegato come di fatto ottenere l'ultimo valore. Stessa identica cosa se voglio ottenere invece il valore precedente. In questo caso utilizzerò quest'altra query che andiamo a vederla velocemente e la andiamo anche qua a mettere sul nostro dbeaver che la capiamo meglio. Quindi cancelliamo questa qua e mettiamo quella precedente. Per ottenere il valore precedente ci basterà esattamente fare la stessa cosa, quindi prendo sempre il campo, la colonna state, che poi la chiamo value perché mi piace di più e per chiamarla value basta mettere spazio e il nome che la volete chiamare. Dalla tabella state, lo state id in questo caso, cosa andrò a prendere? Lo state id precedente, quindi andrò a fare un'altra select innestata sul vecchio campo state old state id, vi ricordate che prima l'abbiamo visto, che è una referenza di una referenza,
sempre il meta ID per recuperare l'ID, perché purtroppo non si può andare direttamente con il nome, e inoltre vado a verificare che non sia nullo, perché in alcuni casi sono nulli, ok? E lo prendo ordinato ovviamente per il last update, anche in questo caso decrescente lo limito a 1, e se io vado ad eseguire questa qua avrò il vecchio valore, ok? Io vi ho fatto vedere il corrente e il vecchio valore, ma voi potete prendere anche 5 valori fa, 6 valori fa, no? Cambiate questa query e potete fare quello che volete. Un valore specifico, un update specifico, un range in base a un range temporale, ad esempio prendimi il valore dalle 6 alle 10 e fammi una media. Poi se vi interessano tutte queste cose scrivetemelo, che lì vi farò proprio un corso però un po' più specifico in SQL, ok? Per fare queste cose qua, sempre magari basato sulle tabelle di Home Assistant. Ok, quindi vi ho fatto vedere anche questa cosa qua. Ora andiamo a vedere invece cose un pochettino più interessanti. Ad esempio, con questa query qua, vado a recuperarmi tutti gli attributi della mia entità, ok? E poi vi farò vedere anche un'altra cosa, anche questa interessante. Quindi lanciando questa query, come vedete qua ho il JSON con gli attributi interessanti. Che cos'è ad esempio che c'è di interessante qua dentro a livello di attributi, dove voglio conoscere il valore dell'attributo? Il nome è un po' più friendly, no? Quindi friendly name, che vedete che in questo caso è consumo presa cucina, sempre meglio di mostrare all'utente questa roba qua, ok? Ma potete prendere qualsiasi cosa, vogliamo prendere l'unità di misura, il device class, eccetera, qualsiasi cosa. Però ovviamente questa query qua vi ritorna tutta questa spataffiata di cosa, quindi non potete utilizzarla bene. E allora cosa facciamo? Utilizziamo le funzioni SQL per estrarre direttamente il JSON, in maniera tale che la nostra, adesso vi faccio vedere, ok, che la nostra query estragga direttamente il valore che ci interessa. Quindi come possiamo fare? Anche in questo caso basterà andare a fare questa cosa qua, usare questa funzione JSON extract, ok? Quindi andiamo a prendere la nostra state attribute, quindi shared attributes, questa qua è la colonna shared attributes, il friendly name con questa sintassi, la chiamiamo poi sempre value questa colonna, ok? Poi qua il from, sono andato a fare una left join, che la left join non è nient'altro che una unione di due tabelle, no? Per andare a prendere anche i valori di un'altra tabella di colonne, però legata alla prima. Ripeto, dovete avere un minimo di conoscenze SQL, però questo comunque può essere un esempio che se lo prendete da sotto in descrizione potete poi riutilizzare. E quindi niente, qua se io eseguo questa roba qua non mi darà più la spataffiata qua sotto, ma mi darà direttamente consumo presa cucina, cioè quello che ci interessa. Addirittura possiamo anche togliere le virgolette se vogliamo, facendo un replace con un'altra funzione, quindi avremo proprio consumo presa cucina. Bene ragazzi, allora io ho cercato di un po', tra virgolette, di aprirvi la mente sulla potenzialità di accedere al database di Home Assistant e quindi di tirarvi fuori potenzialmente qualsiasi tipo di cosa volete e metterlo sotto forma di entità, ok? Quindi con questo vi ho fatto appunto una prima panoramica, spero che il video vi sia piaciuto. Ripeto, se è di vostro interesse, se vi è piaciuto mettetemi un like e scrivetemelo anche. Quindi noi ci troviamo al prossimo appuntamento della prossima settimana, dove probabilmente andrò a farvi vedere nel dettaglio come possiamo utilizzare Assist, quindi la nuova parte di voce, diciamo, che si sta introducendo in quest'anno, andando a personalizzarlo con risposte personalizzate piuttosto che richieste personalizzate, e andare a fare poi proprio dei propri veri script di automazione sulla base della tua voce. In sostanza tu gli chiedi qualcosa e partono delle routine di Home Assistant, che non sono le classiche cose accendi, spegni luce eccetera eccetera, ma è qualcosa di ben più complesso. Con questo è tutto e io vi aspetto al prossimo appuntamento. Ciao ragazzi!